Salute viandanti del mondo hi-fi, io sono Alessandro di New Audio. Come avete letto dal titolo, in questo video vi parlerò della nostra esperienza alla fiera High-End Munich 2022. Vedremo insieme le novità e gli stand che a nostro parere sono stati i più interessanti. Ma prima di incominciare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale. Detto ciò, possiamo incominciare. Rispetto agli anni precedenti, la prima cosa che abbiamo notato è stata una minore presenza del pubblico e degli stand, molto probabilmente dovuto alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Nonostante ciò, abbiamo trovato delle novità e delle dimostrazioni interessanti. Iniziamo a parlare dell'elettronica, con lo stand della Puritan Audio. Stiamo parlando di un'innovativa azienda britannica che realizza purificatori e cavi di corrente che permettono al nostro impianto un miglioramento significativo. Ed è stato un piacere incontrare Mike Lester, il CEO della Puritan Audio, che ci ha illustrato il funzionamento del PSM 156, il purificatore di rete top di gamma. Okay, so here we are showing the voltage disturbance at there. And it's plus 3.5, minus 3.5, so 7 volts of noise on the levels. If I take it out, that's the normal, that's quiet. Into the PSM 156, it stays completely quiet. Come avete visto nel video, i prodotti Puritan Audio garantiscono una protezione al nostro impianto dalle numerose problematiche della rete elettrica. Il livello di qualità-prezzo, tenendo anche conto che sono costruiti in Inghilterra, è incredibile. Vi invito a vedere il nostro video come migliorare l'audio del proprio sistema hi-fi, dove vi spiego nel dettaglio il funzionamento del PSM 156. Proseguiamo e arriviamo allo stand della B-Audio, azienda di elettronica made in France, dove abbiamo incontrato i due fratelli Barman, entrambi ingegneri e fondatori dell'azienda. Ci è stato presentato il nuovo B-Amp Mono. È un amplificatore di classe AB, in grado di lavorare a 300 watt in 8 ohm e 500 watt in 4 ohm. La sua particolarità sta in un tasso di distorsione molto basso, il che segue la filosofia della B-Audio, ovvero quella di riprodurre la musica come è stata registrata, senza aggiungere né togliere niente alla registrazione originale. Personalmente, tra i vari ascolti di tutta la fiera, questo è stato uno dei più sorprendenti. La qualità dei prodotti B-Audio è incredibile, nella cura dei dettagli costruttivi e sonori. Acusense è il prossimo stand di cui parleremo, un marchio tedesco dove anche qui è stato presentato un nuovo amplificatore finale monoblocco, l'Acusense POW Amp. Questo dispositivo utilizza un principio di funzionamento con la modulazione analogica della larghezza di impulso, detto PWM. Per quanto riguarda le caratteristiche principali, abbiamo due canali analogici in grado di erogare fino a 1000 watt di potenza. L'azienda inoltre sottolinea l'alta efficienza energetica. Sul sito del produttore è scritto che un'ora di ascolto con altoparlanti da 3 ohm e volume assordante, il consumo finale è stato di soli 60 watt all'ora. Dopodiché abbiamo incontrato il team di Ideon Audio, il quale ha presentato una novità made in Greece, il DAC Ideon Audio Ion. Con preamplificazione analogica opzionale, il dispositivo è stato realizzato artigianalmente tramite costruzione modulare, design completamente proprietario e tecnologie audio sviluppate internamente. Riassumendo le sue caratteristiche principali, il DAC supporta PCM da 44,1 kHz a 384 kHz fino a 32 bit. All'interno ha 3 top di gamma Phantom Clock Ultra Low Jitter e un clock di fase a bassissimo rumore, ben 10 alimentatori e molto altro. Per quanto riguarda l'elettronica è tutto. Passando al settore dei giradischi, una grande novità è stata la presenza dello stand Nagaoka. Come avrete già visto nei nostri video precedenti, queste testine costruite in Giappone sono di una qualità strabiliante.
compresi i suoi accessori dedicati. L'azienda porta con sé più di 80 anni di esperienza nel taglio dei diamanti ed è il maggior produttore di stilo a livello globale. Per chi volesse approfondire, vi invito a vedere la nostra playlist dei prodotti Nagaoka sul nostro canale. Proseguiamo e iniziamo a parlare di diffusori, con lo stand della Audium, azienda che produce altoparlanti made in Germany altamente sofisticati. Come state vedendo dalla grafica, la caratteristica principale che rende unici questi altoparlanti è la possibilità di cambiare i moduli, un aspetto da non sottovalutare, perché con il tempo possono sorgere esigenze diverse. Parlando di novità, i gentilissimi Frank e Klaus, titolari della compagnia, ci hanno presentato la nuovissima AudioComp 9.3. Questa nuova versione, rispetto alla 9.2, porta con sé 4 novità: alimentatore lineare integrato, con trasformatore toroidale per i modelli Drive Active Air, linearizzatore dell'impendenza nei modelli passivi e Drive, semplificazione dell'installazione degli update da passivo a attivo o Drive ed attivo ad Air. Per quanto riguarda la regolazione della stanza, ora è anche possibile nella versione passiva. Rimanendo a tema Made in Germany, il prossimo stand è l'Odeon Audio. La principale caratteristica di questi altoparlanti, oltre alla tradizione e all'innovazione, sono le trombe in compensato di betulla, le quali garantiscono un'alta efficienza e rendono questi diffusori particolarmente adatti ad amplificatori a bassa potenza. La novità in questione è l'Odeon Audio Nova, un altoparlante da pavimento realizzato appositamente per gli amplificatori valvolari. Per quanto riguarda le caratteristiche principali di questo diffusore, il crossover è cablato a mano, punto per punto, una caratteristica che è raramente implementata nella costruzione di altoparlanti. Il tweeter da 25 mm è un progetto speciale del produttore francese Audax. Il driver per le frequenze medio-basse è prodotto dalla rinomata azienda danese Scanspeak. Per il cabinet viene utilizzato un pannello di fibra a media densità 1,8 volte più pesante dell'MDF tradizionale e quindi più stabile. Bass reflex orientato verso il basso e infine, per quanto riguarda i cavi e le connessioni, la Nova 2022 utilizza un cablaggio in OFC di produzione tedesca, schermatura meccanica multipla del cavo del tweeter e terminali montati sui pannelli acrilici, per una connessione diretta tra terminali e crossover. Proseguiamo al prossimo stand con una novità sempre fatta a mano, ma questa volta in Austria. È la Vienna One dell'Aikos. Appartenente alla fascia ultra high-end, l'alloggiamento è composto da dei pannelli in HDF e rinforzi in compensato. L'isolamento viene effettuato con lana di pecora di alta qualità proveniente dall'Austria e pannelli in schiuma in ceramica, per ottimizzare il comportamento di riflessione all'interno dell'alloggiamento. Nel lato tecnico abbiamo ben 2 amplificatori di potenza in circuito a ponte da 350 W RMS, crossover basato su DSP, 3 alimentatori separati, protezione da sovratensione, sovratemperatura e molto altro. E con questo è tutto. Questi erano gli stand che a nostro parere sono stati più interessanti. Prossimamente sul nostro canale YouTube e social usciranno i relativi video o post sulle novità qui presentate con analisi più approfondite. Per chi volesse farlo fin da subito, trovate già i prodotti sul nostro sito www.newaudio.it. Se il video ti è piaciuto, supporta il canale lasciando un mi piace e non dimenticare di iscriverti attivando anche la campanella, così da non perderti i prossimi video. Ci trovi anche su Facebook e Instagram. Trovi il link in descrizione. Al prossimo video.